Ciao, mi chiamo Cristiano Alberghini e per la mia composizione ho creato un progetto in Dolby Surround 7.1.4, sfruttando la straordinaria spazializzazione offerta da Mir Pro 3D. Mir Pro 3D, di Vienna Symphonic Library, è arrivato alla terza generazione della convoluzione a risposte d'impulso multiple. Ora, oltre al formato stereofonico, puoi mixare anche in binaurale, in surround o altri formati audio immersivi ambisonico di terzo ordine, il supporto per l'audio 3D, il posizionamento 3D degli strumenti e dei microfoni virtuali con una splendida grafica 3D. Mir Pro lo puoi usare con qualsiasi libreria di qualsiasi sviluppatore e puoi anche utilizzarlo con tracce audio mono o stereo. Per la mia composizione ho usato Vienna Ensemble Pro e Nuendo con bus principale stereo, impostando ogni strumento con solo la microfonazione close, senza riverbero e senza il posizionamento tra destra e sinistra. Finita la programmazione, ho esportato in audio tutti gli strumenti e in un nuovo progetto in formato Dolby Atmos 7.1.4 ho importato le tracce e mixato con Mir Pro 3D. Vediamo come fare. Prima di tutto, crea il bus di uscita in 7.1.4 e impostalo come bus principale, oppure per non confonderti puoi cancellare il bus stereo. Se non hai i monitor collegati a tutti i canali della tua configurazione, puoi anche disattivare la tua scheda audio, perché dovrai usare le cuffie con un plugin di codifica binaurale. Carica le tracce audio nel progetto e decidi se preferisci usare il renderer di Cubase Pro Nuendo oppure il DRVR Monitor. Se preferisci usare il plugin DRVR Monitor, vai al capitolo successivo. Se usi il renderer di Steinberg, devi prima impostare il buffer size a 512 sample e il progetto deve essere a 24 bit e 48 kHz. Questi requisiti stanno alla base per lavorare con il formato Dolby Atmos 7.1.4. Nel master out o in un gruppo 7.1.4 inserisci il renderer. Ora crea un gruppo bed 7.1.2 e invia tutte le tracce in questo gruppo. Dal menu Project apri la finestra ADM Authoring for Dolby Atmos e fai sapere a Cubase Pro Nuendo con che tipo di renderer stai lavorando, in questo caso con il plugin Renderer. Ora aggiungi il bed in modo che venga inviato il segnale audio al renderer. Con il plugin DRVR Monitor puoi utilizzare un buffer size che meglio ti permette di lavorare con Mir Pro 3D. Apri DRVR Monitor nel Master Out. Sulla sinistra imposta il formato del bus principale e siccome userai Mir Pro 3D per la spazializzazione, scegli Analytic Dry. Questa impostazione permette di avere una camera anecoica perfetta, suono diretto nelle cuffie con crosstalk realistico dei diffusori. Con Master Gain puoi aumentare il volume di uscita. I colori che assegnerai alle tracce saranno assegnati alle icone in Mir Pro 3D quando lo collegherai. Per ogni canale del mixer sostituisci il multipanner con Vienna Mir Pro e Mir Pro 3D si aprirà automaticamente. Scegli un logo tra le varie room pack a tua disposizione e imposta il formato del microfono principale. Siccome il mio progetto è in Dolby Surround 7.1.4, scelgo questo formato anche per il microfono primario. L'icona rappresenta la tua traccia audio o instrument e avrà lo stesso nome da te assegnato. Scegli la posizione e lo spazio che occupa in metri, la direzione e qualsiasi altra opzione che Mir Pro 3D offre per ottenere il suono che cerchi. Prova anche il microfono secondario e scegli la sua posizione ascoltando la sua risposta riverberante e valuta se può offrirti maggiori dettagli.
L'equalizzatore qui a destra ti permette di equalizzare solo il riverbero che puoi assegnare ad uno o più strumenti o tracce audio. Hai a disposizione fino a 32 banchi di memoria e, sì, ogni banco può essere assegnato ad uno o più strumenti. Questo ti aiuta a creare la riverberazione perfetta per la tua composizione. Tra le varie opzioni, puoi decidere anche strumento per strumento di scegliere la percentuale del segnale dry rispetto a quello riverberato, wet, e via via altre opzioni ti permettono di perfezionare il tuo mix. Nel mio progetto ho impostato alcune equalizzazioni che poi ho assegnato ad alcuni strumenti, scelto le loro posizioni e le posizioni di alcuni strumenti le ho impostate con i preset creati dagli sviluppatori. Puoi filtrare qui sotto quali di queste impostazioni MirPro devi ignorare, così puoi anche decidere se usare solo la posizione per le librerie diverse da quelle di Vienna Symphonic Library. Tenendo premuto il tasto Ctrl o Command e muovendo il mouse verso l'alto o il basso, puoi vedere la posizione in 3D. Questo non serve solo per un effetto visivo, ma oltre alla posizione sinistra e destra, puoi sentire anche la posizione più in alto o più in basso, o nelle cuffie con un plugin che ti converte il segnale in binaurale, o con le tue casse se hai una configurazione di speaker audio surround. Prima di lasciarti all'ascolto, ricorda che puoi trovare altre informazioni su MirPro 3D nel manuale che trovi nel Vienna Assistant o sul sito VSL. Sulla pagina web del prodotto hai anche dei video che puoi guardare e non dimenticare il canale YouTube di Vienna Symphonic Library, in cui puoi trovare tantissimi aiuti, ascolti e walkthrough su tutti i prodotti. Per qualsiasi domanda o curiosità di approfondimento puoi scrivere direttamente un'email a Vienna Symphonic Library o online cliccando in basso a destra da una delle pagine del sito web VSL.